Ciao amici, ben ritrovati. Oggi parliamo di una vecchia conoscenza, il Diamine Blue Black. Questo calamaio, pensate, tra l'altro, è proprio uno dei primi che ho acquistato quando ho iniziato a fare un lavoro, diciamo, metodico di analisi sugli inchiostri, sulle carte, sui pennini, e quindi è proprio un esemplare di un po' di tempo fa, ma è anche un inchiostro che tengo come tester per misurare i pennini e misurare le carte. È un inchiostro particolare, secondo me, perché ha una base oleosa quasi eccessiva, riesce a lubrificare anche i pennini più spigolosi, quelli veramente che faticano con altri inchiostri. Questo riesce a metterli d'accordo, riesce a farli lavorare, anche se dall'altra parte potremmo avere invece il problema che è un inchiostro che rende eccessivamente scorrevole alcuni pennini. Ecco perché lo tengo come test di riferimento. Come al solito iniziamo con l'analisi organolettica dell'inchiostro. Vi invito a vedere la presentazione del brand, delle varie collezioni e di gamme di Diamine nel video che vi metto qua nella scheda, perché oggi parleremo solamente di questo per non impegnare il tempo con altre considerazioni. Il calamaio Diamine, come sapete, viene proposto in due versioni per le collezioni basi, quella da 30 ml e 80 ml. Questo è quello piccolo in plastica, sì, è un calamaio un po' povero. Soprattutto l'appunto che tutti noi gli rivolgiamo è che l'imboccatura è davvero stretta, ci passa un converter ma solo quando il livello è ancora un po' alto, e insomma poco di più, quindi funzionalità da rivedere. Però è anche vero che esiste il calamaio, quello più grande, che risolve parzialmente questi problemi. Blue Black che lo è più di nome che di fatto, una tinta senza dubbio interessante, ma cominciamo ad analizzarla. Vi ho parlato di questa viscosità. La viscosità, vediamo se su sfondo bianco riesco a metterla in evidenza, non appena inclino un pochettino il calamaio, come vedete l'inchiostro resta e si ritira poco per volta, quindi stiamo parlando di che cosa? Di quello che nel vino si chiama effetto Marangoni, che è l'indice della viscosità, che ci indica la viscosità, altrettanto avviene anche nell'inchiostro. Quindi senza dubbio le qualità di lubrificazione e oleosità che vi ho detto prima. Dal punto di vista invece della tinta non ha particolari riflessi, non ha particolari venature, diciamo che è abbastanza contenuto nella sua gamma cromatica, perlomeno quella visiva e percettiva attraverso l'analisi allo stato liquido in questo caso. Invece per quel che riguarda la parte olfattiva comincia ad essere paragonabile a quei Diamine che hanno invece un po' di odore, per non dire un po' di puzza, ma insomma non è un termine elegante, però comincia ad avere un odore che si sente. Ecco, meglio così, almeno si tiene alla lontana, ecco, dall'essere ingurgitato. E invece funziona molto bene ed è digerito molto bene dalle penne stilografiche. Non a caso ho scelto un pennino molto extra fine, che è quello della Pilot Custom 98, perché è molto appuntito e riesce a lavorare benissimo con questo inchiostro. Ve lo farò vedere anche con un altro esperimento. Mettiamolo alla prova con l'analisi funzionale, quella dinamica, e allora cominciamo a scrivere. Scorrevolezza massima, certo, perché lo abbiamo detto, il pennino è lubrificato, molto lubrificato. Stiamo parlando di una Pilot Custom 98 con un pennino extra fine. In questo caso è il pennino il più piccolo che abbiamo a disposizione, il pennino che viene numerato da Pilot con il numero 3. Sapete che, ve l'ho già spiegato, si passa poi al 5 della serie 74, al 10 della 742, della 912, fino al 15, fino al 50, che è
signor pennino, anzi un pennone potremmo dire. Cosa possiamo dire della tinta? La tinta è elegante, una tinta elegante che però, insomma, conoscendo altri Blue Black, mi viene da riscontrare in questo ancora un po' invece di voglia di azzurro, di blu chiaro. Certo, c'è la desaturazione che accompagna la realizzazione di questa tinta. Solo andando, vedete, a passare, a ripassare sopra riesco ad ottenere un tratto più scusate, una tonalità più profonda, anche se in questo caso ve lo sto inclinando per farvi vedere che c'è ancora una componente liquida abbastanza consistente che lo rende più scuro. Sul fatto della sua tinta, cioè se ha una variazione, un cambiamento della tinta, devo dire che fatto salvo i primi minuti durante i quali l'inchiostro evapora, ovviamente a seconda della qualità della finitura della carta, poi resta abbastanza stabile, anzi direi stabile, e si riconosce così come lo abbiamo visto e come quasi possiamo dire di vederlo adesso. Quindi un blu black che secondo me, ripeto, non è così black, ma lo trovo molto garbato, molto anche delicato, mi piace molto. Sul pennino extra fine non riesco però a mettere in evidenza le qualità di shading che un inchiostro abbastanza, anzi molto oleoso come in questo caso, riesce a mettere in campo e a portare in dote. Lo vedremo con pennini con una gradazione maggiore, perché l'effetto shading qui c'è e come c'è su questo pennino, su questo inchiostro. Non abbiamo invece una variazione della sua, eccolo qua, della sua profondità con un pennino così, diciamo, rigido e sottile, perché non c'è proprio lo spazio perché ciò avvenga, cosa che invece su altre finiture e con altri pennini a disposizione, come per esempio su questa è una pigna monocromo col quadrettone da 1 centimetro, con dei tratti più consistenti riusciamo a vedere e ad apprezzare. Allora ecco che il pennino doppio broad della Pelikan, questo non c'entra niente, vedete che riesce a dare delle belle sfumature, dei contrasti, in base ovviamente al flusso che per la sua oleosità, per la sua viscosità, subisce delle variazioni nella dinamica in base all'attacca-stacca del pennino, alla velocità del pennino. Però come vedete la tonalità, il tono del blu è quello. Su una carta come la Rhodia, sulla quale ho appena scritto, cosa succede però? Essendo un bianco molto deciso e soprattutto lucido, la finitura della carta è questa, l'inchiostro appare un po' più scuro e bisogna ammettere che ha più ragione la carta Rhodia di quanto non ne abbia la monocromo. Ha più ragione perché è vero che dobbiamo fare un po' il saldo col fatto che è brillante la finitura, però è anche vero che il contrasto spinge il colore nella sua natura un pochettino più reale, e quindi qua invece risulta un po' più appiattito, un po' ammorbidito da un assorbimento delle fibre leggermente diverse. Per trovare la stessa, vedete, gradazione cromatica dobbiamo riferirci ad un pennino più consistente oppure a più passaggi. Quindi tenete presente questo fatto, che su carte con una finitura meno, come posso dire, meno compatta e soprattutto meno brillante, quindi più calandrata, più compattata, l'inchiostro tende a divenire un pochettino più chiaro, cosa che con un pennino buono, vediamo se ho un altro riscontro. Ecco, allora il Blue Black, sì, scusate, non su un altro pennino, ma su una carta diversa come questa, che è la Fabriano e Coqua, vira ulteriormente, perché qui ci troviamo con una carta che ha caratteristiche simili alla Rhodia da una parte, ma l'intonazione del bianco, come vedete, è totalmente diversa, perché sulla Fabriano e Coqua abbiamo una tinta avoriata che entra in sinergia con il nostro inchiostro, il Blue Black, e come vedete risulta
risulta più scurito perché questo è il contrasto che viene generato da una carta diversa. Se lo analizziamo nuovamente su questa, vediamo che sembra quasi lontano, un po' perché il tratto è un extra fine, ma anche andandolo a mettere a confronto con un tratto più corposo, qui sul giallo, sulla carta un po' giallina, un po' avoriata, vedo che è più incisivo. È anche vero che, a onor del vero, vedete, perde un pochettino il suo colore reale, perché qui viene un po' portato verso quello che poi diventerà un verde se noi andassimo a variare drasticamente la percentuale di giallo e di blu, cosa che invece, continuo a farvi presente, sul nostro riscontro Rhodia resta il colore reale dell'inchiostro. Andiamo a vedere se passa da una parte all'altra. No, neanche qua, neanche sulla carta, che questa è quella pigna, e sulla Ecoqua, che è una carta da 90 grammi, come vedete meno che meno, tanto è vero che ho scritto da una parte e dall'altra. Volevo metterlo a confronto anche con altri blu, visto che ho qui una buona, diciamo, collezione di blu. Per esempio il blu scribo è un blu decisamente più profondo rispetto al blue black. Trovo che sia questo piuttosto un blue black, così come può essere ad esempio il Mont Blanc, il Midnight o il Magnetic Blue di Caran d'Ache, che sono un pochettino più decisi rispetto a quello che vedo. I miei occhi perlomeno vedono del blue black che ha questa ancora tendenza a essere un po' più chiaro. Non significa che non mi piaccia, anzi mi piace moltissimo. Un inchiostro che, vi ho detto, lubrifica bene il pennino. A dimostrazione di quanto sia tagliente questo pennino, vi faccio vedere su una carta che ha caratteristiche diverse da quelle Rhodia. Se vado a fare, eccolo qua, guardate che razza di spiumaggio si determina, perché è così tagliente che spacca letteralmente le fibre della carta, quelle superficiali. Allora, ok, bene, tutto bene? No, non tutto bene, perché è un inchiostro che, se da una parte aiuta così tanto i pennini, rendendoli, lubrificandoli a tal punto, è anche vero che è uno di quelli che ci va un po' di tempo per pulirlo. E allora mi raccomando, come sempre, quando lo utilizzate e poi volete lasciar riposare la penna per un certo periodo, è meglio pulirla, perché è facile che crei qualche piccola ostruzione, qualche piccola otturazione. Lo mettiamo, lo guardiamo in uno sguardo d'insieme anche con altri colori, giusto per renderci conto dove poterlo collocare. E qui abbiamo, come potete vedere, dal color verse, qui è una tavolozza varia giusto per far capire quanto blu abbiamo a disposizione, e per fortuna. Il nostro blue black è questo. Su Rhodia, come vedete, prende la sua natura, il suo colore, che è veramente molto bello. È scuro, ma mantiene davvero un aggancio, un appiglio invece al blu, quello più chiaro. Il Visconti, come potete vedere, invece è molto più orientato su un viola quasi. Il Monteverde Blue Black sembra quasi un nero, quindi è un blu al quale è stata tolta luminosità e è stata tolta un po' di saturazione, che ovviamente spegnendosi questa cala di pari passo. Il Monteverde blu è un blu che ritengo abbastanza centrato nella gamma, nella sua gamma del blu. E poi ancora il Deep Sea Green di Faber-Castell, il Platinum Blu e il Caveco Royal Blue, che, un po' come il Visconti, vediamo, va molto più sul viola. E qui ancora invece con un po' di Diamine, visto che siamo a casa loro, Diamond Majestic, una bella tinta per davvero, molto elegante. L'Oxford, che resta uno dei colori forse più austeri nel senso buono, insomma un blu veramente elegante, di quelli formali. E poi il nostro Blue Black, che ancora una volta rispetto all'Oxford, come potete notare, sembra un pochettino più chiaro anche quando andiamo ad incrociare il tratto. Cari amici, grazie come sempre per aver seguito questo video, vi invito a seguire anche gli altri e un saluto inchiostrato a tutti.